Ciao a tutti, oggi vediamo come si risolvono i sistemi lineari di due equazioni in due incognite con il metodo di riduzione. La prima cosa che dobbiamo fare è individuare due coefficienti che siano uguali o opposti della stessa incognita. Per esempio, qui ho meno 2, mentre qua ho 4, quindi io qua vorrei avere meno 4 e quindi cosa faccio? Moltiplico tutta l'equazione per 2. Moltiplicandola per 2 qui davanti, la prima equazione diventa meno 4x più 6y uguale 2, mentre la seconda equazione la ricopio così com'è. Ora, grazie a questo trucchetto, finalmente posso applicare il metodo di riduzione perché ho questi coefficienti che sono uguali e opposti. Il metodo di riduzione mi dice di sommare ogni coefficiente dell'equazione in colonna, quindi tiro questa riga e sommo meno 4x più 4x 0, quindi non scrivo nulla, più 6y meno 5y fa y uguale 2 meno 1, 1. Come potete vedere il metodo di riduzione è molto efficace perché in un passaggio siamo già arrivati alla prima soluzione. A questo punto andiamo a riscrivere il sistema dove scriviamo la soluzione y uguale a 1 e andiamo a sostituire al posto di y 1 in una delle equazioni di partenza del sistema a nostro piacimento. Io per esempio vado a sostituirla nella seconda, quindi 4x lo ricopio, invece di meno 5y scriverò meno 5 per 1 uguale meno 1. Ora faccio i calcoli nella seconda equazione, quindi invece di riscrivere il sistema di volta in volta, per semplicità faccio una freccia e continuo a risolvere questa. Meno 5 per 1 fa 5, portando meno 5 al secondo membro viene più 5, quindi 4x lo ricopio, 5 meno 1 4, divido come sempre ambo i membri dell'equazione per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi divido tutto per 4 e semplificando rimane 1. Quindi possiamo già scrivere il risultato del sistema. La x è uguale a 1 e la y è uguale a 1. Passiamo come sempre a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo un sistema dove la prima cosa da fare sono i calcoli. Quindi nella prima equazione devo fare l'MCM, che in questo caso è 3. 3 diviso niente, 3 per 1, 3, meno 3 diviso niente, 3, quindi 4 per 3, 12y. 3 diviso 3, 1, quindi meno x. Stessa cosa, nella seconda equazione devo fare l'MCM, che tra 3 e 2 è 6. Quindi andiamo a fare i calcoli, 6 diviso 3, 2, per 2, 4x. 6 diviso niente 6 per 8y 48y uguale 6 diviso 2 3 per 1 3. Mando via i denominatori in tutte e due le equazioni e vado a riscrivere l'equazione in ordine, così come abbiamo visto anche nel metodo di Cramer. Quindi è importante, per poter applicare il metodo di riduzione, avere prima la x, poi la y e poi al secondo membro il termine noto. Riscrivo meno x, riscrivo meno 12y uguale il termine noto lo riporto al secondo membro, quindi gli devo cambiare segno, diventa meno 3. Stessa cosa con la seconda equazione, che in realtà è già a posto, quindi riscrivo x, riscrivo y e il termine noto è già al secondo membro. Ora possiamo finalmente applicare il metodo di riduzione. Devo fare in modo che i due coefficienti della stessa incognita siano uguali e opposti. Per esempio io qui vedo che c'è meno 1 e qua c'è 4, quindi qua devo fare in modo che ci sia meno 4. E quindi vado a moltiplicare tutta questa equazione per 4 e quindi diventa meno 4x meno 48y uguale meno 12, mentre la seconda equazione come prima la ricopio. Applico il metodo di riduzione, tiro la linea e vado a sommare in colonna i coefficienti. Meno 4 più 4 0, quindi non lo scrivo, meno 48y più 48y 0, quindi al primo membro mi viene 0, uguale meno 12 più 3 che fa meno 9. Questa equazione è impossibile perché, come sapete, nelle equazioni di primo grado quando sparisce l'incognita mi devo chiedere: è vero? Cioè 0 è uguale a meno 9? La risposta è no, quindi questa equazione è impossibile, dunque tutto il sistema di partenza diventa impossibile e la soluzione quindi si scrive così, che in termini matematici si legge: non esiste x appartenente ad R. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora, facile, vero? Che ti dicevo, bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica.
Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!